Ciao, io sono Andrea Saffirio. Oggi proveremo ad affacciarci, quantomeno in punta di piedi, nel mondo di Keith Jarrett, pianista stratosferico, sensazionale, e cercare di capire come riarmonizza uno standard, o meglio, come si approccia quando riarmonizza uno standard. Quest'idea mi è venuta perché qualche settimana fa volevo imparare un brano, nello specifico Blame It in My Youth, che è uno standard, una ballad classica, insomma. E come spesso faccio per imparare un nuovo brano, parto dalle versioni cantate più tradizionali, insomma, per cercare di cogliere effettivamente la melodia originale, l'armonia originale, imparare le parole per capire anche di che tratta il brano, insomma, e alcuni dettagli di questo tipo. E quindi sono partito dalla versione di Nat King Cole, pianista e cantante che adoro, che suona e canta questo brano in Do maggiore con l'armonia più o meno originale, insomma, quindi sono partito da quello, l'ho trascritta a mano, ho anche qui la trascrizione a mano con la melodia, gli accordi di Nat King Cole, anche le parole scritte qui sotto, c'è anche la data del giorno in cui l'ho trascritto. Poi sono andato a caccia di altre versioni e mi sono imbattuto nella versione di Keith Jarrett, che non è che stravolga il brano, sì, lo fa in un'altra tonalità, lo suona in Fa maggiore invece che in Do maggiore, ma non è questo il punto. Cambia dei piccoli accordi qua e là, mantenendo l'essenza originale del brano, aggiungendo però qualcosa, diciamo questi piccoli cambi di accordo, appunto questa riarmonizzazione. Quindi diciamo confrontando le due versioni mi piaceva provare a capire, in qualche modo cercare di entrare nella sua testa per cercare di capire come si è approcciato alla riarmonizzazione di questo brano e quindi magari come si approccia alla riarmonizzazione in generale, sebbene questo sia solo un brano del suo sconfinato repertorio. Però mi sembrava interessante, quindi l'ho riscritta poi al computer in modo che sia più leggibile e ho trasportato anche la versione di Nat King Cole in Fa, così riusciamo a paragonare meglio le due versioni. Intanto vi lascio in descrizione il link sia alla versione di Nat King Cole che alla versione di Keith Jarrett, così le potete ascoltare, sono bellissime entrambe. E anche il link per scaricare i PDF delle due versioni, così potete confrontare anche con calma e seguire il video, magari seguendo i PDF con la trascrizione. Adesso io suonerò un pezzetto per volta, prima la versione di Nat King Cole e poi la versione, diciamo, riarmonizzata di Keith Jarrett, così che possiamo capire un pochino le differenze tra le due versioni. Partiamo da quella di Nat King Cole. Io nella trascrizione ho scritto un ritmo molto, molto semplice, chiaramente poi nel suonarla sia Nat King Cole che Keith Jarrett reinterpretano il ritmo in maniera abbastanza evidente, è anche una ballad, quindi c'è anche molto spazio per farlo, quindi allo stesso modo anch'io reinterpreterò un po' il ritmo, giusto per rendere la melodia un po' più credibile, ma quello che ci interessa veramente adesso è la differenza nei cambi armonici. Quindi vediamo la prima riga della versione di Nat King Cole, che, ripeto, è in Do maggiore, io l'ho trasportata in Fa, così la possiamo confrontare meglio. 3, 4... Ok, vediamo adesso cosa fa Keith Jarrett in queste 4 battute. Ti anticipo subito che sarà evidente poi nel corso di questo video come l'approccio di Keith Jarrett, almeno a questo brano, sia non toccare le parti essenziali del brano, quindi ad esempio il primo grado da cui si parte, oppure il secondo grado all'inizio della quinta battuta e così via, dei punti focali del brano, ma cambiare leggermente il percorso che collega i punti focali, appunto. Vi risparmio tutta l'analisi armonica del brano perché altrimenti anche questo video rischia di durare tantissimo. Andiamo più nello specifico, poi se avete domande come al solito me lo fate sapere nei commenti e magari quella discussione la continuiamo lì piuttosto che allungare troppo il video. Quindi cosa fa Keith Jarrett nelle prime 4 battute? Invece di fare il 2-5, quindi secondo grado, quinto grado, primo, per tornare a Fa maggiore nella seconda battuta, prosegue questa sua salita diatonica, quindi lungo questa sua ascesa diatonica, quindi lungo la scala di Fa maggiore, togliendo il Do settima che suonava Nat King Cole e facendo salire il basso da Fa, Sol fino a La. Non suona effettivamente un La minore, ma piuttosto un Fa maggiore con La al basso, quindi invece di avere abbiamo una cosa del tipo. Sentite che per quanto sia una sola nota, questo accordo, La, Fa, Do, quindi un Fa maggiore
in primo rivolto, se vogliamo, con la terza al basso, suona diverso da un La minore o un La minore settima. Quindi 3, 4. Quindi cambiano solo le prime due battute in realtà, quindi il basso sale da Fa a La per non ritornare nuovamente al Fa nella seconda battuta, quindi in qualche modo lo rende meno statico. E poi un'altra piccola chicca è questo accordo diminuito che scende di semitono per collegare il Fa con La al basso al Sol minore senza dover suonare ad esempio un Re settima o un Re minore, che in questo contesto potrebbe essere un po' più banale dato che dopo abbiamo Sol minore Re settima per 2 volte. Quindi mettere un altro Re settima per preparare il Sol minore sarebbe stato ridondante. E lui ha avuto questa idea, dice, visto che ci troviamo sul La, scendiamo di un semitono con l'accordo diminuito che quando si muove cromaticamente è sempre eccezionale per collegare gli accordi. Bellissimo, tra l'altro in questo punto della melodia al canto c'è un Mi che è un'estensione rispetto all'accordo di La bemolle diminuito. E quindi questo accordo molto bello, un po' drammatico se vogliamo, ma questa tensione si risolve subito, quindi molto bello. Proseguiamo con la seconda metà, quindi Nat King Cole nelle seconde 4 battute parte dal secondo grado, arriva al quarto grado, quarto, quinto e poi ritorna, invece che al primo grado, a una sua sostituzione, ovvero al terzo grado, La minore. Ve lo suono, che facciamo prima. 3, 4... Quindi in questo caso è Nat King Cole ad aver ritardato la risoluzione sul Fa maggiore che ci aspettavamo dopo Si bemolle Do settima, utilizzando il La minore. Cosa fa Keith Jarrett? Anche in questo caso, invece di fare Sol minore, Re settima, Si bemolle major 7, che può sembrare un po' scollegato, poi in realtà il Si bemolle major 7 o Si bemolle maggiore settima, come lo vogliamo chiamare, e il Sol minore sono accordi parenti, nel senso che hanno quasi le stesse note, quindi sono intercambiabili in qualche modo. Keith Jarrett ha la brillante idea anche qui di collegarli attraverso un basso ascendente, in qualche modo per riproporre il modello delle 4 battute precedenti, e quindi Sol minore, La minore in questo caso, e poi Si bemolle major 7. A questo punto probabilmente ha voluto esasperare questo movimento ascendente e ha inserito tra il Si bemolle e il Do un altro accordo diminuito, altra caratteristica tipica delle 4 battute precedenti, appunto quell'accordo diminuito che scendeva, in questo caso sale, Si bemolle major 7, Si diminuito, e poi Do sus. Che cos'è un accordo sus? Ti lascio il link qui tra le schede al video sugli accordi sus, qualora non l'avessi visto. Quindi Si bemolle major 7, Si diminuito, Do sus. A questo punto la tensione accumulata è parecchia perché siamo saliti dal Sol minore. A questo punto effettivamente Jarrett preferisce risolvere sul primo grado invece che andare sul terzo. Quindi sentiamo queste 4 battute. 3, 4... Bene, proseguiamo con la sezione B, quindi altre 4 battute. Cosa fa Nat King Cole? Quarto grado, quinto grado, primo grado, quindi diciamo una cadenza classica. Quindi diciamo che tutta questa riga si può sintetizzare con un giro intorno al Fa maggiore, potremmo anche chiamarlo una sorta di turnaround, se vogliamo. Comunque, quarto grado, quinto grado, primo, poi 2-5 di Sol minore e poi di nuovo
Do settima, invece di andare a Fa maggiore, La minore, che ricordate sempre è il terzo grado che è intercambiabile col primo, e poi Re settima per tornare al Sol minore nella riga successiva. Io la dico riga perché la vedrete così sullo spartito divisa a gruppi di 4 battute, che è più facile da visualizzare. Cosa fa Keith Jarrett in questo punto? Dopo aver fatto quarto grado, quinto grado, quindi Si bemolle Do settima, scende col basso, mentre noi ci aspettavamo questo basso e continuava a salire, scende col basso sulla settima di Do settima per atterrare sul Fa maggiore in primo rivolto, come prima. Quindi la cosa che mi colpisce è che nella semplicità di queste scelte c'è una grandissima coerenza, l'utilizzo del diminuito, l'utilizzo della triade maggiore in primo rivolto, invece di utilizzare sempre gli accordi con la settima, per dire, molto raffinata come scelta. E anche qui, dove Nat King Cole risolve sul terzo grado, quindi sulla minore, lui invece, dopo aver creato un po' più di tensione con questi movimenti aggiuntivi prima, recupera dopo risolvendo sul Fa maggiore. Quindi, come vedete, se vogliamo dirla alla buona, non tira mai troppo la corda, non esagera mai. Se da un lato aggiunge tensione, recupera sempre risolvendo in un altro punto. E se prima risolve in un punto dove ci aspettavamo più tensione, aumenta la tensione successivamente. Quindi questo è veramente molto interessante da osservare, anche da ascoltare proprio, senza un pensiero analitico necessariamente. Cosa succede adesso? Stessa cosa, dove Keith Jarrett aveva risolto per togliere tensione, subito dopo aumenta la tensione con un accordo più drammatico rispetto a quello che utilizza Nat King Cole. Quindi Nat King Cole riparte nuovamente dal secondo grado, Sol minore, e anche qui sostanzialmente fa un 2-5-1, dove al posto del primo grado mette di nuovo un terzo grado, in questo caso un po' sostituito, mette un La semidiminuito, che insieme al Re settima funge da 2-5 per risolvere sul Sol minore. Non mi addentro troppo in questi dettagli, diciamo, di analisi armonica, perché richiederebbero tutto un altro video a parte, video che tra l'altro in realtà c'è su YouTube, sul canale di Music Off. Tempo fa ho fatto un video un po' che riassumeva tutta l'armonia tonale in tonalità maggiore, quindi in caso ti lascio il link, te lo puoi andare a recuperare da lì, se ti sembra che ti sfuggano questi concetti dei 2-5 secondari, delle dominanti secondarie, eccetera, eccetera. Quindi La semidiminuito Re settima per tornare al Sol minore, sostanzialmente, girare un attimo intorno a questo Sol settima, anzi, girare un attimo intorno a questo Sol settima col Re settima, che è il suo dominante, ritornare sul Sol minore, Do settima, 2-5-1. Quindi vediamo come suona la versione di Nat King Cole. Quindi Nat King Cole parte, diciamo, tranquillo se vogliamo, quindi 2-5. E qui arriva l'accordo drammatico, l'accordo che non ci aspettiamo, più tensivo. Jarrett invece fa un po' il contrario, se vogliamo, perché aveva risolto prima sul primo grado, dove Nat King Cole non l'aveva fatto, ma poi ci spiazza, perché dopo aver risolto su Fa maggiore, mette un Mi semidiminuito. Quindi ma qui risolve su un sesto grado, dove invece Nat King Cole metteva l'accordo a sorpresa, diciamo. Quindi successive 8 battute sono identiche, diciamo, quindi sia per Nat King Cole che per Keith Jarrett, cambiano solo le ultime 2 battute, quindi diciamo arrivando dalla battuta 21, se vogliamo, quindi 1, 2, 3, 4, 5, sesta riga dello spartito che vi allego, dei 2 spartiti che vi allego, Nat King Cole suona quindi esattamente identico a prima, che Jarrett fa una piccola variazione. Praticamente fa tutto come prima, ma anticipa il 2-5 che dovrebbe preparare il quarto grado, quindi il Si bemolle,
il 2-5 del Si bemolle sarebbe Do minore Fa settima, invece che farlo nell'ultima battuta lo fa nelle 2 battute precedenti, quindi in qualche modo comincia a generare l'aspettativa di questo quarto grado da prima, caricandolo un po' di più se vogliamo. Quindi le ultime 4 battute di questa seconda A nella versione di Jarrett sono queste qui. In questo caso questo movimento che avete sentito alla fine è un Fa settima che diventa Fa settima con la nona bemolle per poi risolvere al Si bemolle maggiore. Questo diciamo una licenza poetica, si può fare come omettere, non cambia nulla, è solo un piccolo colore aggiunto. Vediamo l'ultima parte, vediamo com'è la versione originale, diciamo quella suonata da Nat King Cole, che è sicuramente più fedele all'originale, e vediamo poi come Jarrett invece cambia delle piccole cose in un punto in particolare. Allora, versione di Nat King Cole, quindi quella originale se vogliamo. Quindi qui effettivamente nella parte finale ritroviamo questa ascesa diatonica prima, e poi cromatica col Si diminuito, quindi Sol minore, settima, Fa con La al basso, Sol minore settima col Si bemolle al basso, Si diminuito, Do settima. Quindi qui veramente, anche negli scorsi video, tra i commenti qualcuno diceva ma armonia classica, armonia jazz, qual è la differenza? Per quanto mi riguarda nessuna, nel senso che questo è proprio primo anno di armonia classica. Il movimento degli accordi con l'utilizzo dei rivolti e è bellissimo come si integrano con il linguaggio che a livello didattico canonicamente viene descritto come jazz, ma in realtà il jazz stilisticamente è molto più dei 2-5-1, ma è l'integrazione di tutta una serie di linguaggi, quindi appunto la musica classica è presente in maniera importante in tutti questi movimenti qua, non solo nella versione di Jarrett che ha un background classico insomma noto, ma anche nella versione di Nat King Cole e nella versione originale proprio del compositore. Vediamo cosa fa Jarrett. Allora, Jarrett riutilizza di nuovo quel sistema di fare quarto quinto e invece di andare subito al primo scende sulla settima del Do settima per poi cadere sul Fa maggiore con la terza al basso, quindi il La. La cosa interessante è quello che fa nella quarta battuta di questa sezione. Lo suono e poi lo analizziamo insieme. Bellissimo. Ora sfrutterò questo esempio per provare a darvi un'idea di come si può ragionare quando si riarmonizza. Normalmente uno potrebbe pensare, ho un accordo, lo sostituisco con un altro, poi passo al successivo, voglio sostituirlo, lo sostituisco con un altro. In realtà, molte volte, anche semplificare, quindi togliere degli accordi, può aiutarci a sbloccare nuovi percorsi armonici. E spesso, visto che l'armonia ragiona per concatenamenti conseguenziali, non è detto che cambiare il primo accordo o il secondo accordo sia la svolta per un nuovo percorso armonico, ma anzi, magari cambiare uno degli ultimi ci può dare l'idea per ricalcolare il percorso armonico a ritroso. E è un po' l'idea che succede nella quarta battuta di quest'ultima sezione, dove, che succede? Che Jarrett praticamente, invece di mettere il La semidiminuito, utilizza una sostituzione di tritono, quindi diciamo dobbiamo ipotizzare che questo La semidiminuito è stato dominantizzato come dominante secondario per cadere sul Re, che in questo caso è Re settima. Il dominante di Re è La settima,
a sua volta è stato sostituito con un accordo a distanza di tritono, quindi la sostituzione di tritono della dominante secondaria. Se ti sei perso non c'è problema, facciamo finta di niente. Diciamo, questa è la famosa sostituzione di tritono. Se la vogliamo pensare più semplice, un accordo di dominante, un semitono sopra il punto in cui vuoi cadere. Vuoi cadere su Re settima? Semitono sopra, Mi bemolle settima. Vuoi cadere su Sol minore? Semitono sopra, La bemolle settima e via. Chiaramente c'è un mondo dietro, però se vogliamo una soluzione pratica senza perderci in troppa teoria, possiamo sintetizzarla così. E lui, una volta capito che può sostituire il La semidiminuito col Mi bemolle settima, a questo punto si calcola un percorso a ritroso diverso. Quindi mentre Nat King Cole rimaneva fermo sul Sol minore, perché poi aveva già vicino il La semidiminuito, Jarrett dice: se io scendo con questo accordo come ho già fatto precedentemente altre volte in questo brano, quindi prima suono la fondamentale, poi suono la settima al basso, a questo punto avrò un movimento del basso che scende, che mi aiuta anche in questo momento drammatico del brano. Tra l'altro si sposa anche perfettamente con le parole del brano, in cui sostanzialmente il protagonista, la protagonista, scoprono l'amara realtà dei fatti, dei loro errori di giovinezza, se così vogliamo dire. E quindi il basso scende e si atterra su questo accordo che è drammatico comunque. Questo Mi bemolle settima dove canta il La, che sarebbe l'undicesima aumentata. Quindi in questo modo drammatico, poi la tensione si allenta un po' e andiamo verso il finale. Benissimo, chiaramente potremmo stare a parlare per ore del motivo per cui un accordo è stato scelto piuttosto che un altro. Non lo farò, ve lo risparmio, vi risparmio tutta la possibile teoria dietro. Ovviamente se avete domande fatemelo sapere nei commenti. L'ultima cosa che vorrei fare in questo video è suonarvi, diciamo, una versione simile a quella di Keith Jarrett dall'inizio alla fine, perché l'abbiamo sempre sentita solo a pezzettini in questo momento, giusto per sentirla così suonata in maniera molto base per capire bene gli accordi. Chiaramente il mio consiglio poi è di andare a sentire la versione di Nat King Cole e la versione di Keith Jarrett per sentire veramente alla fonte.
Grazie a tutti e al prossimo video.